Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Prima di cominciare con questo video, un buon Ferragosto a tutti, chi è in spiaggia, chi è in auto, chi guarderà questo video steso sul lettino, sotto l'ombrellone o al limite, chi è al lavoro perché milita in un settore dove il Ferragosto non esiste. Un buon Ferragosto a tutti, prima di cominciare e parlare della situazione Mancini, Nazionale, Napoli, Aurelio De Laurentiis. Non ho fatto ieri il video, lo volevo fare ieri, però ho aspettato un tantino per vedere i giornalisti di cartello, diciamo, come avrebbero affrontato la situazione e detto la loro. Alcuni hanno preso ovviamente il filone, se c'è una clausola da pagare, la si deve pagare e va bene così, altri invece dove il Napoli dovrebbe chiudere un occhio perché ne vale ovviamente la nazionale italiana. Ne parliamo in questo video, vi dico la mia ragazzi e come sempre fatemi sapere la vostra nella sezione commenti, discorriamo insieme, ci confrontiamo perché ciò che dico io può essere condivisibile o meno, è la mia opinione, poi c'è sempre da imparare sia da parte mia che da parte di tutti, mi auguro, quindi discorriamone nella sezione commenti, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e io vi dico la mia su questa questione che diventerà spinosa e non poco se non si risolve subito. Partiamo dal fatto che ieri le notizie che giravano, la federazione pagherà la penale di 3 milioni e mezzo che è sul contratto di Spalletti per allenare entro un anno solare dalla disdetta del contratto con il Napoli. La federazione ha chiuso in positivo, si leggeva ieri, di 15 milioni, ha un fatturato di una novantina di milioni annui, 15 milioni in più ricevuti dall'Adidas quest'anno, quindi non ha nessun problema a sborsare la penale di 3,5 milioni di euro. Fin qui ci siamo, sono completamente d'accordo. Ero completamente d'accordo, anche se già ieri sì, ma il Napoli potrebbe fare un passo indietro, De Laurentiis potrebbe liberare Spalletti per il bene della nazionale. Non sono d'accordo. Leggiamo prima un'ultima cosa e poi concludo il mio pensiero e vi dico la mia in maniera totalitaria. Stamattina la Gazzetta, giornale che ovviamente non condivido, però notizia della Gazzetta, che scrive così: la questione Spalletti Italia è troppo urgente e delicata, così gli uffici legali delle parti coinvolte, da quello della FIGC capitanato da Viglione e quello del Napoli con Grassani, studiano senza sosta mosse e contromosse. Scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla penale che il Napoli richiede per liberare il suo ex allenatore, in quella che dopo il no di De Laurentiis a ogni possibile mediazione, pure a fronte delle pressioni anche politiche che lo invitavano a rinunciare al bottino, come Bogest a tutela del paese, appare destinata a diventare una vera battaglia. La Federcalcio non ha intenzione di sborsare un euro, pure perché si rischia di incappare in ostacoli di natura statutaria e fiscale che potrebbero minare la legittimità del pagamento stesso. La FIGC infatti è chiamata ad avere un rapporto equo con ogni elemento che si trova al suo interno a partire dai club. Il punto cardine è la non concorrenzialità tra la nazionale ed il Napoli, che farebbe decadere il senso stesso della clausola. A questo si aggiunge anche la concreta ipotesi di una violazione del vincolo di riservatezza che sarebbe stato inserito nell'accordo firmato dal Napoli e da Spalletti. Insomma, le questioni ancora da definire sono diverse e la nazionale di tutto aveva bisogno, tranne che di una bufera che appare ormai destinata a risolversi davanti ai giudici. Allora, in primis, già che devono subentrare forze politiche e esponenti di governo per dover limare una questione tra un club e la federazione di appartenenza, per me già è una cosa che non dovrebbe proprio esistere perché significa che l'organo in questione, FIGC, non è all'altezza di gestire le proprie questioni interne. Punto primo. Punto secondo,
Perché il Napoli non dovrebbe far pagare la penale, scusate, alla FIGC? È una penale che è stata messa in un contratto tra due persone, il Napoli De Laurentiis in questo caso, Spalletti. Hai firmato il contratto, sapevi benissimo che per allenare una nazionale, un club in Arabia, in Inghilterra, in Papuasia, in Madagascar, eccetera, eccetera, ci sarebbero stati questi 3 milioni e mezzo da pagare per poter avere il lascia passare, per poter allenare. Quindi tu Federazione Italiana Gioco Calcio, che non serve a niente, perché non serve a niente la Federazione Italiana Gioco Calcio, sapevi benissimo che c'era la penale da pagare. Vuoi Spalletti? Hai optato per Spalletti? Perfetto. Ti presenti a Napoli. Carissimo De Laurentiis, vogliamo Spalletti sulla panchina della nazionale. Qua stanno i 3 milioni e mezzo. Oppure troviamo un accordo, dilazioniamo il pagamento, facciamo come volete. Qua paghiamo, ci prendiamo Spalletti e lo mettiamo ad allenare la nazionale. È una cosa così difficile? Non è una cosa così difficile, punto primo, per una federazione che a detta di giornali, giornalisti e ricerche statistiche è in positivo, fattura tutti gli anni, ha il capitale per poter cambiare allenatore, cambiare l'entourage, pagare questa penale e finirla qui. Quindi se dobbiamo far cominciare un boom mediatico intorno a Napoli, perché poi deve passare De Laurentiis sempre per il presidente che non scende a compromessi, perché è sempre lui e perché vuole sempre avere ragione lui, eccetera, eccetera. De Laurentiis è sempre stato chiaro in tutto ciò che ha fatto e in tutto ciò che ha detto, che piaccia o meno. Il contratto è stato fatto, è stato firmato da due persone, basta. Quando tu federazione hai preso Spalletti o hai chiamato Spalletti presentava le carte e il suo contratto, che credo che è anche in suo possesso, la copia, la presentava a Gravina. Gravina a Cacestanne 3 milioni e mezzo. Senza questo io non posso allenare. Molto semplice. Vai a Napoli, paghi e finisce la storia. Però la storia non deve finire, non deve finire perché quello è il gioco mediatico che ci deve sempre essere intorno, in questo caso a una società come il Napoli, e poi io non vedo perché il Napoli debba fare sconti. Punto primo, riavvolgiamo un attimo il nastro. 2011-2012. La goliardica reazione del presidente ai calendari stilati all'epoca, dove vedevano il Napoli a ridosso di big match incastrati con i match in Europa. Reazione che fu definita fuori luogo, fu definita goliardica, fu definita una reazione stile De Laurentiis, perché lo conosciamo da tutti gli addetti ai lavori, da Braida, allora mi sembra Galliani, lo stesso Cellino, uomo che ha bruciato carte e atti ufficiali nei cassonetti dell'immondizia per evitare alcune perquisizioni a tempo debito, quindi persona della quale ci dobbiamo fidare? Non credo. Lo stesso Cellino, sì, ma tanto quello della Laurentiis reagisce sempre così. Allora, punto primo, la reazione di De Laurentiis a quei calendari ha diversi fattori da analizzare. Il primo è che per essere competitivi in Europa con gli altri campionati ci sono anche queste cose da limare. Perché? Se andiamo a vedere ogni qualvolta ci sono partite di Champions di cartello o partite di Champions con squadre blasonate, gli altri campionati è difficile che avranno big match incastrati o a ridosso delle partite di Coppe Europee. Sono campionati che curano i calendari anche da questo punto di vista. Invece in Italia cosa si fa? Si prendono i cervelloni automatici, si clicca invio, escono le partite, qua va bene, là non va bene, là cambiamo, mette a posto due cose, 5 minuti e il gioco è fatto, perché poi il resto bisogna prendersi il caffè al bar e bisogna lavorare il meno possibile, perché è così ragazzi, senza che ci nascondiamo dietro a un dito. Io non sto parlando di tutti i settori o di tutti gli italiani, sto parlando della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ragiona così ed è sempre stata così e ha sempre ragionato con i piedi, in qualsiasi questione.
tant'è vero che lo stiamo vedendo anche con la situazione Juve. Le leggi scritte nel codice di giustizia sportiva, alcune sono completamente da cancellare, e De Laurentiis lo sapeva nel lontano 2005, 2006, 2010, non ne ha parlato ieri. Quindi è sempre stata una persona non mal vista, però diciamo di non facile compagnia nella federazione, e quindi non vedo perché oggi vi serve il nostro aiuto per poter tesserare Spalletti alla nazionale italiana. Attenzione, ultima cosa, perché poi non voglio passare per il tipo che ha fatto questo video per ripicca con Spalletti nella maniera più assoluta. Non è questo il motivo, perché Spalletti avrà la mia stima per sempre, sarà nel mio cuore per sempre, ha scritto la storia con il Napoli e rimarrà indelebile per sempre, e mi auguro che si trovi la soluzione, perché Spalletti è l'uomo giusto per la nazionale, a mio avviso. Quindi non è un video assolutamente anti-spallettiano, perché per me Spalletti è il miglior allenatore al momento che è passato sulla panchina del Napoli. Detto questo, spero che si trovi quanto prima la soluzione, perché il presidente voleva stare in ferie tranquillo, e nemmeno le ferie tranquille, perché ci sono state le dimissioni di Mancini che indirettamente sono andate a finire a mettere il Napoli comunque sotto l'occhio del ciclone per la penale. La penale secondo me va pagata, poi mi auguro che il presidente non scenda a compromessi. Poi se dovessero arrivare forze ancora più alte contro le quali non ti puoi schierare, vedremo, ma sarà l'ennesimo fallimento del calcio italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Questa era la mia opinione. Sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.